Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. In altri video abbiamo visto come dipingere alcune miniature dei personaggi di Masters of the Universe, mentre oggi ci dedichiamo alla torre lanciadadi. Utilizzeremo un mix di dry brush e aerografo, così da ottenere in modo semplice un risultato colorato ed impatto. Chi possiede questa torre sa che purtroppo alcune o molte delle linee di giunzione non sono perfette e spesso non coincidono. Per questo è stato indispensabile anche nel mio caso intervenire con Fimo e altri materiali per chiudere le discrepanze più grosse, anche dopo un accurato lavoro di rifinitura. Una volta lavata, sistemata e perfettamente asciutta, siamo pronti a dare il primer. Vista la grandezza, l'aerografo è sicuramente lo strumento più indicato, ma si potrebbe dare il primer anche a pennello. Io ho scelto per comodità di utilizzare il nero Molotov già pronto all'uso. Per altri tipi di risultati, magari più chiari, anche un primer grigio potrebbe funzionare, pur perdendo il contrasto con il dry brush chiaro che faremo dopo. Sarà importante girare la torre in modo da stendere il primer in tutti i recessi e angolazioni, compreso l'interno della torre per quanto raggiungibile, e ottenere così, una volta asciutto, un risultato omogeneo pronto per la fase successiva. Per il dry brush ci basterà un colore bianco, della serie dry se ne disponiamo oppure no, come nel mio caso, e di un pennello adatto. Possiamo utilizzare quelli a punta piatta, come quello che useremo in questo video, oppure tondo da make-up, sintetico per non rovinare quelli di buona qualità, e dalle setole ancora morbide, quindi nuovo o ben lavato e tenuto dalle volte precedenti. Meglio non usare la wet palette, ma preferire un piattino di plastica in modo da non inumidire inutilmente il pennello. Prendiamo anche un foglio di carta assorbente e siamo pronti a partire. Intingiamo la punta delle setole asciutte nel colore, scaricando l'eccesso sia sul piattino che sulla carta assorbente. Proprio lì dovremo eliminare quasi completamente il colore per lasciarne veramente pochissimo. Altrimenti, passando il pennello sulla superficie della torre, lasceremo quantità eccessive di colore, macchie e linee sgradevoli. Dobbiamo invece stare delicati, lasciando che il colore si depositi appena e metta in evidenza la texture già presente sulla torre, sia i profili delle pietre che la texture stessa delle pietre sulle superfici lisce. È importante ricordare che così facendo, inevitabilmente metteremo in risalto anche linee di fusione non volute e per questo è importante eliminarle nella fase di rifinitura. Inoltre, proprio per la sua natura, il dry brush non si presta a colorare modelli stampati in filamento, dato che evidenzierebbe tutti i layer. Per inserire più luce e ottenere un risultato più chiaro dove vogliamo, basterà insistere con una seconda passata in quei punti. Nel mio caso, la parte bassa di uno solo dei lati, dove ci sarà il colore più chiaro. Anche schiarire la parte tonda delle torri ne farà scomparire leggermente le parti vicino alla bocca, rendendo più chiari i volumi. Una volta fatto, siamo pronti a dipingerla. Io ho scelto la combinazione magenta, viola, azzurro e turchese, che si potrà realizzare con un colore da pennello, da diluire con thinner, o con colori specifici per aerografo. Altre combinazioni che vi posso suggerire sono forti contrasti cromatici tra arancione e verde, oppure arancione, azzurro e blu. Se cerchiamo invece un risultato più sobrio, simile alla pietra, possiamo usare anche grigio e ottagno o un classico bianco, grigio e nero. Io utilizzerò i colori per aerografo Drop and Paint di cui vi ho parlato sul canale in altri video. Basterà scuoterli bene e inserirli direttamente, partendo proprio con il viola. È un viola molto saturo e non coprente al 100%. Per questo, appena cominceremo a dipingere il lato dedicato, vedremo come risalterà il dry brush sotto, permettendo al colore di sparire nel nero e risaltare nelle parti bianche. Siamo sempre in tempo a fare una seconda passata se riteniamo che il bianco emerga troppo, ma il mio consiglio è quello di applicare il colore senza soffermarsi troppo, proprio per evitare di coprire tutto involontariamente. A questo punto otteniamo un lato viola che si estende leggermente anche nella parte scura del lato ancora bianco e del quale ci occupiamo proprio adesso. Per creare un bel contrasto utilizziamo il turchese.
Lo inseriamo nell'aerografo e coloriamo il lato bianco. Dato che abbiamo insistito ancora di più con il dry brush, risulterà ancora più chiaro, grazie anche al fatto che si tratta di un colore più luminoso. Come per il viola, lasciamo che un po' di turchese continui anche nella parte frontale, creando un'alternanza tra i due colori sui denti e intorno agli occhi. Insistiamo come prima dove lo riteniamo necessario e lasciamo asciugare completamente prima di passare al terzo step. Per creare luci e un forte contrasto cromatico prendiamo adesso il magenta, o in mancanza un colore simile e molto brillante. Lo utilizziamo solo nel lato viola per mettere in risalto i volumi, cercando quindi per quanto possibile di inclinare la torre e applicare il colore dall'alto. In questo modo illumineremo di più le parti alte, ma creeremo anche dei profili che daranno maggiore definizione ad ogni elemento. Dato che stiamo applicando un colore privo di bianco su un colore scuro, potremmo ottenere all'inizio un effetto poco brillante. Per questo vi consiglio caldamente di fare alcuni ritocchi nei punti più in vista e voluminosi con una seconda passata di magenta. Non è necessario ripassare, ma piuttosto culminare solo alcune aree magenta con queste luci più luminose. Già a questo punto abbiamo creato un bel contrasto tra i due lati della torre, utilizzando viola, magenta e turchese. Ma se vogliamo spingerci ancora oltre, possiamo introdurre un quarto e ultimo colore per arricchire il lato turchese. Possiamo scegliere un verde acido o uno più simile al turchese come quello che utilizzerò io. Facciamo lo stesso processo che abbiamo fatto con la seconda passata di magenta, insistendo nei punti più in vista. Volendo, si potrebbe arricchire con ulteriori step cromatici, verso il verde chiaro nel lato turchese e verso l'arancione in quello magenta. Ma possiamo fermarci a questi colori per un risultato più pulito, sempre in armonia con le scelte cromatiche del cartone animato originale. A questo punto la nostra torre è praticamente finita, anche se prima del protettivo finale suggerisco di intervenire con un piccolo dettaglio. Se dovessimo aver colorato per sbaglio l'interno della bocca, andrebbe riscurita, almeno le pareti verticali, e così anche l'interno degli occhi e del naso, che risalteranno molto di più se colorati a pennello con il colore nero pieno. A questo punto non resterà altro che spruzzare il protettivo opaco trasparente, così da togliere gli sgradevoli riflessi satinati e rendere la torre più resistente all'uso con i dadi. Io spero che anche questo video un po' diverso dal solito vi sia stato utile per i vostri modelli. Se avete già dipinto questa torre, fatemi sapere qui sotto nei commenti che colori avete scelto. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.